in Italia siamo un paese riconoscibile, molto riconoscibile, grazie ai suoi slogan. In quanto a slogan, non ci batte nessuno, eh. Infatti ve ne cito due che avrete ascoltato almeno, e dico almeno una volta nella vita. Se non l'avete fatto, secondo me vivete no sul monte Achina, non lo so. Il calcio è del popolo e la pirateria uccide il calcio. Quante volte ci hanno bombardato con questa storia che in realtà è proprio agli antipodi con quella che è la realtà, perché il calcio è tutto tranne che del popolo. E non parlo solo adesso degli abbonamenti da zone, gli emittenti televisivi per seguire la tua squadra del cuore ti devi appunto sottoporre a, non lo so, una svariata, una lista infinita di emittenti televisivi. Ma parlo anche delle stesse, io interista, ma cosa stanno combinando con abbonamenti alle stelle, biglietti che non ne parliamo mai. E io poi sono un tifoso da salotto, lo dico, lo ammetto tranquillamente, lo vedete, soprattutto anche per quello che faccio, mi viene più comodo, ma questa è anche una scusa, perché poi le soluzioni, se uno, anche se vivo al sud, se uno vuole andarsi a vedere la partita a San Siro, spesso le trova, però sono un tifoso da salotto e proprio per questo motivo magari non ho calcato la mano, ma io capisco con quelli che in questo momento attaccano veramente prezzi folli, li capisco, anzi li anche appoggio, ma essendone tra virgolette fuori, sto così, sto lì soltanto a guardare. Per quanto riguardano gli abbonamenti televisivi, nella fattispecie da zone, invece voglio calcarla la mano, perché è una questione che mi riguarda proprio in primo, no? Proprio in prima persona. E attenzione, io vi chiedo di portare avanti il messaggio il più possibile. Per portare avanti il messaggio il più possibile non vi chiedo neanche qui di stare a condividere video, no, no, di parlarne con chiunque dei vostri amici e attenzione, forse fare la cosa che in questo momento in Francia sono stati capaci di fare, invece noi in Italia ancora no. Quello di non abbonarsi. Cioè, abbiamo il potere, ragazzi. Sembra così. Sembra una roba. Estate un po' calme o niente? State covando da mezz'ora, state covando. Da mezz'ora che covano. Lo so. E allora, aspetta, facciamo un attimo un punto perché sono partito a bomba, ma poi non ho parlato, non sono andato ancora neanche nel vivo, no? I prezzi in Francia per guardare, per seguire la loro Ligue 1 e non solo, confrontate in parte con i nostri, no? Con quelli della Serie A. E devo ringraziare, se no qua cerchiamo no, di rendere omaggio a chi mi ha un po' messo la pulce nell'orecchio. In primis guardavo l'altra sera qualche storia su Falconero, grandissimo Falconero, strepitoso, che giustamente, no, essendo una persona molto acuta, ha mostrato e ha condiviso con i suoi follower in effetti il divario che c'è tra l'Italia e la Francia in quanto a abbonamenti e prezzi. E stamane in realtà è un video di ieri, su YouTube io mi metto ogni tanto e ho visto l'amico Kinoshi, che lui proprio dettagliatamente vi spiega un po' la situazione. Quindi ve lo metto anche nelle schede perché io vado un po' dritto, un po' al punto, ma lui se volete proprio tutti i dettagli del caso vi rimando da lui. E io li ringrazio soprattutto Falconero e Kinoshi proprio perché, ragazzi, non se ne parla. Cioè, di sta roba non se ne parla. Cioè, i social sono sommersi da tante di quelle stupidaggini. Questa che è una roba seria, non se ne parla. Cioè, queste come veniamo anche manipolati dalle notizie. Di sta roba qua non se ne parla. Se vi volete andare a documentare, trovate qualche articolo qua e là, ma non è neanche semplice. Vi dico sta roba. Questa è la cosa più grave. Perché ci fa. Io. Cioè, non voglio dirle alcune cose, ma mi sento manipolato. E quindi ringrazio, anzi, e perciò vi chiedo di condividere sempre di più, no? Il messaggio. Proprio per questo motivo qua. Prima, ragazzi, se volete, come al solito, in realtà
Non è neanche partito il video, sono già 5 minuti, ma oggi ne voglio dire delle belle. Vi invito come al solito a lasciare un like se volete, ovviamente supportare l'algoritmo che come al solito ci rompe le scatole. E questa volta fatelo davvero, questo like è importantissimo proprio per far arrivare questo video il più possibile. Se volete ovviamente iscrivetevi per seguire i prossimi di contenuti. Vi ringrazio su YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, siete sempre clamorosi e il vostro apporto è sempre di grande ausilio. Grazie, grazie, grazie. Allora, cosa ha fatto la Francia l'anno scorso vedendo i prezzi di DAZN e perché DAZN non calca la mano magari troppo in Francia? Cosa fa semplicemente? Come vi dicevo prima, i tifosi, gli abbonamenti lì sono crollati, addirittura non hanno raggiunto in Francia, non hanno raggiunto neanche il numero minimo di abbonati, quello dell'1,5 milioni appunto. E quindi lì hanno stimato delle perdite tra i 200 e i 250 milioni. Vi lascio anche l'articolo sotto in descrizione così vi potete andare a leggere un po' tutto. E quindi cosa fa la Liga francese? La Lega francese, no? Che sarebbe, no, la controparte della nostra Lega calcio, la nostra Lega di Serie A. Loro che hanno fatto? Hanno fatto la loro lega privata. Non la loro lega privata, si sono creati la loro piattaforma streaming con dei prezzi super accessibili. No? In Francia l'offerta per vedere Liga 1, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Eredivisie, qua parlo di DAZN invece, è a 14,99 euro al mese, dopo i primi 3 mesi che invece vanno a 9,99. Quindi se tu dai delle alternative e ti crei un'alternativa economica, poi vedi che DAZN li deve abbattere i prezzi. E questo è, devi trovarla tu la soluzione. In Italia De Siervo, compagnia cantante, stanno solo a promuovere slogan, la pirateria, questo e quello, ma poi di fatti ne fanno zero. Ne fanno zero di fatti. E se tu non fai fatti, ci porti appunto ad allontanarci dal calcio. Questa è la realtà. Io ve l'ho spiegata molto, no, abbozzata la cosa. Ma è così, ragazzi, credetemi, credetemi. E vi dico che forse, ancora una volta, il problema siamo noi, che poi siamo troppo amanti di questo sport, diciamo così colà, ma poi un discorso che portano avanti, specialmente qui al sud, ma credo ovunque, no? E io sento sempre discorsi un po' della mia famiglia, un po' di amici a te. Ma alla fine stiamo troppo. Ci lamentiamo di tutto, ma stiamo troppo bene. Perché a conti fatti. Abbiamo il figlioletto che ne ha neanche 10 anni. C'ha uno smartphone grande così. Se vai a vedere, in ogni casa c'è almeno una televisione per ogni stanza. Non solo in cucina. Per ogni stanza. Quanti sono in famiglia? 5. Ci sono almeno 5 macchine. È un discorso stupido, ma vi fa capire davvero che stiamo bene. Il problema è che ancora stiamo troppo bene e quindi noi diciamo, facciamo, ma poi per seguire la nostra squadra del cuore, nonostante ci mettono 5 emittenti televisivi, no? Se devi vedere la tua squadra del cuore oggi devi abbonarti da Zone, Sky e Prime, minimo. E quindi se ne vanno tranquillamente quei 60 euro mensili, ma minimo, ma proprio così. E lo facciamo lo stesso. E lo facciamo lo stesso perché siamo profondamente amanti del calcio. Però davvero siamo forse arrivati al punto che dobbiamo dare un freno. Dobbiamo dare un freno. Ecco. Dobbiamo dare un freno. E quelli che forse no, sono un po' titubanti, io quasi quasi. E vado contro, ragazzi. Io oggi sto andando contro anche a me stesso. Perché io ho bisogno di gente che segue il calcio. Ho bisogno di gente che segue. Altrimenti il canale muore perché non c'è interesse. Però davvero, quelli che non sono convinti e che reputano troppo eccessivo questo prezzo, non vi abbonate. Io vi dico anche questo, non vi abbonate, non le seguite le partite. Lasciate stare, lasciate stare. E vedete così, nel tempo, DAZN o la stessa Serie A, che deve darsi una regolata, forse qualche alternativa la trovano. Oggi se le alternative non le vogliono trovare e l'unica cosa in cui sono bravi è creare slogan, è perché stanno bene ancora. È perché stiamo e stanno bene. Rendiamogli il lavoro difficile. Ecco, questa può essere la soluzione. Rendiamogli il lavoro difficile, in realtà.
e non se ne può più. Nel 2025 sentire che veramente il calcio è del popolo e la pirateria uccide il calcio è una roba che dicono continuamente gli hashtag piracy, ste cavolate. Solo in questo sono bravi. Sono bravi nel preservare e nel manipolare la mente altrui, ma ragazzi, arriverà il punto di rottura. E che come dicevo prima, forse ancora stiamo troppo bene, siamo veramente troppo bene, ma arriverà il punto di rottura. E comunque ammiriamo chi trova delle alternative, ragazzi. Ribadisco, la Francia che crea la sua piattaforma streaming per appunto abbattere i costi, creare alternative e non che spero che sia così, ma che poi non si traduca in tirare la corda a vicenda con DAZN. Però sono delle soluzioni che ripeto non vedo in Italia, non c'è proprio la volontà di fare qualcosa di serio. Non c'è la volontà, oggi c'è la volontà soltanto di spinare soldi. E ripeto, questo oggi sto parlando degli abbonamenti, del fatto che da Zone tu devi spendere almeno 35 euro al mese per seguire la Serie A. Non sto parlando di seguire tutte le partite della tua squadra, soltanto per la Serie A oggi ci vogliono 35 euro. E questo ribadisco è da zona, ma se tu vuoi andare a seguire la squadra del cuore nel tuo stadio, a goderti appunto l'atmosfera, ormai sono diventati quasi inaccessibili i prezzi, di certo non accessibili a tutti. Quando si dice del popolo vuol dire che dovrebbero essere accessibili a tutti, non sono accessibili a tutti. Grazie, niente. Io, ripeto, sono stato forse anche un po' tortuoso, ma se volete dettagli più precisi, ribadisco ancora una volta, vi rimando sul video di Kino che metto nelle schede e vi fate ancora un'idea ancora più chiara, ma il messaggio di fondo lo è però chiaro, lo è che a noi cercano veramente di staccarci il collo, no? Dal punto di vista economico, è abbastanza chiaro questo e quindi qualcosa dobbiamo fare, qualcosa prima o poi si farà, ecco, come è scritto anche Kino dal titolo, la bolla prima o poi esplode. Ma mi pare normale. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschi.